Questo è un normalissimo e noiosissimo Lego Loop Coaster e oggi lo trasformeremo da così a così. Sono comprato questi 3 marchingegni che teoricamente dovrebbero servirmi non solo a potenziare il mio loop coaster, ma anche ad abbellirlo. Prima di cominciare però dobbiamo fare un pochettino di manutenzione perché questo coaster mi ha dato dei problemi soprattutto nel meccanismo di salita. Ora vi spiego il perché. Praticamente come funziona sto coso? Tu giri questa levetta manualmente per ora e la catena a un certo punto da stretta diventa larga e fa sollevare effettivamente il treno che poi va a fare tutto il giro del coaster. L'unico problema è che quando l'ho costruito c'era un numero definito di pezzi di catena da mettere nel loop coaster. Ovviamente però quelli della Lego non ti mettono i pezzi precisi all'interno della busta, ma te ne mettono 3, 4, 5 in più, metti caso che ne perdi qualcuno. Il problema è che nella catena andavano effettivamente messi quei 220 pezzi, una roba del genere, non mi ricordo quanti erano. Ovviamente se ne metti anche uno in più c'è il rischio che la catena sia molle e penso di averne messo uno in più, perché se proviamo a far salire il coaster, guardate un po' che cosa fa. Ecco, sentite cosa fa? Sicuramente la catena è molle e sicuramente ci sarà da togliere un pezzo. Ovviamente se ci si mette il motore questa cosa non va assolutamente bene, quindi c'è da rimediare a sta cosa. Dato che non ho voglia di smontare tutta la catena e rimontarla contando il numero di pezzi giusti, andiamo a tentativi. Quindi per prima cosa togliamo semplicemente un pezzo. Mi raccomando, non mettetevi pezzi di Lego in bocca. Vediamo che effetto fa adesso con un pezzo in meno. Oh! Era giusto uno! Poi vabbè, lì si bugga, non riesce a scendere, non so perché. Guarda, si blocca lì. Si blocca qui, quindi gli devi dare tipo una tic. Così. E lui scende. Olè. Oh. Se vogliamo renderlo automatico, nella seconda fase della nostra manutenzione non programmata dobbiamo capire il perché il treno non si stacca da solo. Perché il cavo non è abbastanza tirato? Cioè se lui fosse tirato così... Vedi? Olè. E via. Tiriamo di più il cavo. Cavo tirato, procediamo con il primo test, che non è andato molto bene. E adesso... Dopo aver regolato di nuovo il cavo, aver fatto svariate prove e tentativi, sono arrivato alla conclusione che il problema non era il cavo. Ho notato però che c'era un leggero dislivello tra il sistema di salita ed il vero e proprio tracciato del coaster. Quindi ho rimosso giusto un pezzettino per rendere tutto a livello e ho fatto il test. Proviamolo la terza volta giusto per... Ottimo, ora funziona alla perfezione. Ricordatevi che il primo tentativo può essere fortuna, il secondo anche. Se vi viene 3 volte di seguito vuol dire che avete risolto il problema. E alla fine ho tolto questo spessorino sottilissimo che c'era nella connessione tra il tracciato e la salita, che a quanto pare dava fastidio e non permetteva al coaster di andare avanti, perché il tracciato era di un pelino più alto rispetto a dove arrivava la salita. Probabilmente ho sbagliato a costruire qualcosa io, però adesso funziona. Quindi è ora di potenziarlo, renderlo autonomo e perché no anche abbellirlo. La domanda è, questo coso funzionerà sicuramente a pile. Non ho né le pile, cioè qua adesso da qualche parte in casa ci saranno, poi immagino sia il tasto d'accensione. Comunque andiamo a recuperare cacciavite e pile, via. Ok, ora teoricamente se schiaccio questo funziona. Si è acceso.
Quindi ora apriamo questo che dovrebbe essere effettivamente eccolo, il marking genio. Questo va agganciato al sistema di sollevamento. Adesso vi faccio vedere, prima però devo capire. Sì, perché in realtà dopo una lunga ricerca su internet ho scoperto che questo non è l'hub che andrebbe collegato al Lego Loop Coaster, ma me ne sarebbe servito un altro. Quello che ho preso io è l'hub 88012, mentre loro consigliano di collegare l'hub 88015. L'unica differenza è che il mio, per poterlo far andare, bisogna collegarlo a un'app dedicata, mentre quello che consigliano loro penso funzioni normalmente senza bisogno di alcun tipo di app, semplicemente premendo 2 tasti. L'app alla quale si collega il mio hub si chiama Lego Powered Up, che non è fatta apposta per il Loop Coaster, però c'è una sezione in quest'app che si chiama Crea, nella quale puoi crearti un programmino personale. Il mio ovviamente era molto semplice, avendo solamente un motore. Wow, ok, ce l'abbiamo fatta. E posso tra l'altro scegliere anche la potenza, cioè se voglio farli salire a manetta li metto a 100, così però volano via. Quindi per ora direi di iniziare proviamo a 35. Colleghiamo il motore. Ok, quindi ora teoricamente anche da remoto, quindi da telefono, da lontano, se io clicco play qui in alto dovrebbe funzionare da solo. Wow. Ok, è lento, ma è un test e funziona. No, vabbè, mi fa morire. È lento, dobbiamo aumentare la velocità, ma dai. Bam, la catena diventa piccola. Bam, e torna giù. Sto male, incredibile. Allora aumentiamo la velocità da 35, doppio almeno, proviamo a 70, vediamo. Vado, 3, 2, 1, via. Madò, bellissimo, è Intamin. Prego. Sì. No. Sì. Grande. Perfetto. No, perché stai lì? No. Problemi. Si blocca. Non è perfetto, dobbiamo migliorarlo un attimo. Ok. Madò. No, vabbè, sto male. Aspetta, no, fermo. Adesso lo mettiamo modalità mina. Mettiamolo a 100, vai. 3, 2, 1, azione. E la madò! Oddio! È velocissimo! Ti prego! No! Morti. Niente. Torniamo subito. E dopo aver fatto i dovuti accertamenti, il coaster è di nuovo pronto per aprire al pubblico. Sì, ottimo, non l'ho toccato, giuro. Dai! È infinito! Sta andando all'infinito da solo! Non ci credo! Ce l'ho fatta! Ora continuiamo il nostro refurbishment del Lego Loop Coaster con queste, che dovrebbero essere un set di luci fatte apposta appunto per il Loop Coaster. Nella confezione istruzioni, luci numero 1, luci numero 2 e alimentatori, che anche questi vanno a pile. Praticamente in totale per motorizzare e illuminare il Lego Loop Coaster servono 12 pile AA.
Test di accensione numero 1. Bello. Test di accensione numero 2. Natale. Ora c'è solo da capire come inserirli. Le istruzioni che c'erano all'interno della confezione non servivano a una cippa, ma sulla scatola c'era un QR code che ti rimandava alle vere e proprie istruzioni. Il problema era trovarle. Trovate. Ora dobbiamo solamente decifrarle e poi montare il tutto. Montare il primo set di luci è stato abbastanza lungo, ma anche semplice. Ovviamente però ci sono stati dei problemi. Sì, però, allora... Il cavo che collega le lucine è talmente sottile che c'è da stare molto attenti e infatti mi si è giustamente spezzato. Quindi tutto questo lavoro fatto per collegare la prima striscia LED è stato praticamente inutile. Ma non mi sono dato per vinto, ho chiamato il massimo esperto di elettricità, mio fratello, e siamo riusciti a ricollegare i cavi. Peccato però che si era rotto anche in un altro punto. Benissimo, ora che abbiamo risolto il problema non ci resta altro che installare quest'altra fila di luci. Stiamo attenti a non schiacciare troppo così evitiamo di fare di nuovo tutto quel procedimento. Per il secondo set di luci è stato tutto molto più semplice. Più o meno. Ok. Porco... Vabbè, e in poche parole ho dovuto smontare la stazione di carico e rimontarla. Ma a parte questo e a parte gli scherzi, il resto è filato tutto liscio come l'olio. Ok, un momento complicatissimo. Devo riattaccare questa senza spaccare niente. Ed è molto facile che io spacchi qualcosa. Ecco, appunto. Ok, basta. È arrivato il momento di finire il progetto. Ok, signori, dovremmo avere fatto. Teoricamente adesso tutte le luci funzionano, quindi è arrivato il momento di provare se il nostro loop coaster si illumina e se fa la sua porca figura anche la sera. Quindi abbassiamo un attimo le luci e vediamo com'è il loop coaster illuminato, sempre che si illumini, speriamo, madonna santa. Ma cacchio è possibile che ci sia così tanta luce? Stupida sono lì. Ok, pronti? 3, 2, accensione. Wow! Che cosa? Ma è stupendo! E adesso non ci resta altro che vederlo in azione. 3, 2, 1. Ecco a voi il Lego Loop Coaster potenziato.
Wow, veramente incredibile. Io ringrazio tutti quelli che mi hanno detto: Jack, devi metterci assolutamente le luci e il motore. Vi ringrazio perché è assolutamente tutta un'altra storia adesso, è un'altra costruzione. Tutto questo set ho speso sui 100-130 euro, una roba del genere. Se anche voi avete il Loop Coaster, vi lascio tutti i prodotti in descrizione che ho comprato su Amazon, quindi potete farvelo anche voi. Mi raccomando, state attenti soprattutto con le luci, che avete visto che a me si sono rotte, però poi siamo riusciti a metterle a posto. Sono veramente soddisfatto del risultato. Adesso c'è da vedere, perché no, magari comprare le luci anche del castello di Hogwarts. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale. Preparatevi perché presto inizierà la stagione delle aperture dei parchi, quindi andremo sicuramente a visitare Gardaland e in realtà ci andremo anche prima di quanto immaginate. Bene, detto questo, io adesso mi godo il mio Loop Coaster che effettivamente adesso se ne va in loop. Grazie e arrivederci. Joint on the corner where the big boys play.